Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vorrei introdurre una serie di video che tratteranno come argomento la fotografia. In questi video ho intenzione di parlare della fotografia comprendendo tantissimi argomenti, non soltanto l'editing fotografico, ma in modo particolare anche la fotografia in Second Life utilizzando due viewer che sono sicuramente, credo, tra i più utilizzati e che sono in particolar modo Filestorm Viewer e Black Dragon Viewer. Quindi in questa serie di video che saranno raccolti in una playlist che sarà facilmente accessibile sul mio account YouTube, sarà possibile appunto vedere quelli che sono i principali argomenti che sono affrontati per quanto riguarda la fotografia e facendo riferimento a tutti e due i viewer, sia Filestorm che Black Dragon. In questo primo video, che è soltanto un video introduttivo, vorrei parlare però di alcuni aspetti che riguardano la fotografia. Ci sono diversi modi di vedere e di pensare la fotografia all'interno di un mondo virtuale, all'interno di Second Life in particolare. C'è chi apprezza soprattutto una fotografia grezza, cioè apprezza in modo particolare i raw files, quindi una fotografia che si vorrebbe vedere bella anche se non editata all'interno di Photoshop. Quindi ci sono persone che prediligono una fotografia che ha un minimo di editing, ma che è bella comunque in quanto è scattata all'interno di un mondo virtuale, all'interno di Second Life, rispettando comunque alcune regole che sono importanti e non sono semplici, proprio per realizzare uno scatto perfetto all'interno del mondo virtuale. Ci sono invece altre persone, altre diciamo scuole di pensiero per quanto riguarda la fotografia all'interno di Second Life, che ritengono al contrario che una buona fotografia sia soprattutto una fotografia dove c'è un ottimo editing con Photoshop o con un qualunque altro strumento, diciamo, di editing foto. Dunque io non seguo una scuola di pensiero in modo particolare, non ritengo che ci sia una religione da seguire per quanto riguarda la fotografia in Second Life. Credo che ognuno debba sentirsi ovviamente libero di scegliere la propria strada, quella che lo fa sentire più a proprio agio, insomma, nel momento in cui fa uno scatto fotografico all'interno di un mondo virtuale. Della fotografia si potrebbe parlare volendo per ore, adesso che è uscito anche questo bellissimo gioco Cyberpunk 2077, se ne potrebbe parlare anche all'interno di giochi e quindi di, diciamo così, open worlds come appunto è Cyberpunk, ma diciamo per il momento naturalmente ci limitiamo a Second Life, le regole sono comunque sempre le stesse, sia per una fotografia di un qualunque gameplay, sia per una fotografia all'interno di Second Life. Io dicevo non seguo una filosofia o una scuola di pensiero particolare, dicevo che non ritengo che ci sia una fotografia giusta e una fotografia sbagliata, quindi non penso che una foto grezza, un raw file sia meglio di una foto editata, anche se so che ci sono importanti scuole di pensiero da questo punto di vista. A me piace tutto, a me piace vedere una fotografia editata in modo eccellente, così come mi piace vedere e mi affascina molto una fotografia che pur non essendo editata in modo particolare è comunque un bellissimo scatto fotografico catturato all'interno di Second Life. Bisogna però tenere presenti alcune cose. Second Life, parliamo di Lindell Lab in questo momento, non ama le foto particolarmente ritoccate. Quindi se la nostra aspirazione è pubblicare la nostra fotografia all'interno del gruppo ufficiale di Second Life su Flickr, nella speranza che la nostra foto venga scelta per essere poi successivamente promossa all'interno dei social network di Second Life, quindi dei canali ufficiali di Second Life,
la nostra foto non dovrà essere molto editata. Dovremo evitare in modo particolare l'uso del morphing, dovremo evitare l'uso di Face App, che è quella particolare app che dona un sorriso, a mio avviso, anche molto realistico sul viso di un avatar, e dovremo evitare qualunque forma di, diciamo, deformazione dell'avatar che non viene appunto apprezzata dalla Linden, e quindi questo naturalmente comporta che l'immagine poi che noi pubblichiamo non verrà scelta. Se invece la ragione per cui scattiamo la fotografia non è quella di farci vedere sui social della Linden, ma è quella di appagare noi stessi e appagare la nostra, diciamo, creatività, in questo caso naturalmente possiamo anche tranquillamente non preoccuparci di questi aspetti e quindi lasciare libera appunto la nostra fantasia. Io personalmente non ho l'aspirazione di finire nelle prime copertine dei canali ufficiali di Second Life, ma sono molto più contenta quando una fotografia che ho fatto piace a me, e quindi quando sono soddisfatta io per prima del lavoro che ho fatto. E quindi, diciamo, il mio stile fotografico è più incentrato su un mix di cose, cioè sia prendere una buona foto all'interno del mondo virtuale, quindi una foto che già non richiede moltissime correzioni attraverso l'uso di un software di grafica, sia naturalmente correggere un pochino l'immagine, perché ci sono moltissime cose che comunque in una foto grezza all'interno del mondo virtuale necessitano di correzione. Non soltanto la pelle o piccole imperfezioni che possono riguardare proprio la forma dell'avatar, ma possono esserci anche proprio delle posizioni sbagliate. Magari non ci siamo accorti che l'avatar aveva assunto una posizione non molto realistica, e magari c'è un, non so, dico il classico esempio, un pezzo di pelle che esce dalla maglietta e che quindi ho bisogno di andare a correggere. Mm? Quindi ci sono moltissimi aspetti che posso dover correggere all'interno di una post-produzione, insomma, e non ci vedo niente di male in questo. Quindi, parlando adesso di quali sono, diciamo, gli strumenti, che questo è, diciamo, il principale argomento di cui voglio parlare in questo primo video introduttivo. Quali sono gli strumenti per la fotografia in Second Life? Dunque, sicuramente uno strumento fondamentale che non può mancare è un pose stand, cioè un oggetto che rezzato sul pavimento ci permette di far dare al nostro avatar una posizione che servirà poi successivamente per la fotografia. Io onestamente consiglio quello di Tilly, perché si incardina molto bene con il suo wood abbinato, e quello di Tilly ci permette proprio di scegliere e di andare proprio a personalizzare la posizione dell'avatar, non soltanto a livello di posa, ma anche con delle personalizzazioni ulteriori che, come vedete qui da questo wood, questo è l'wood in particolar modo di Tilly, è particolarmente complesso, e quindi naturalmente ci permette di andare a personalizzare diverse cose. Quindi un ottimo pose stand è sicuramente un punto di partenza importante. Qualcuno si chiederà se è necessario avere un fotostudio. Allora, la mia risposta, diciamo, di getto è no, non è necessario avere un fotostudio, perché qualsiasi cosa vogliamo realizzare, qualsiasi cosa sia in grado di realizzare un fotostudio, lo possiamo fare anche manualmente. Quindi, se non vogliamo spendere soldi, la mia risposta è no, non è necessario prendere un fotostudio, non è necessario prendere nessun altro tipo di strumento, in quanto Second Life, attraverso l'uso dei prim, ci permette di creare anche dei punti luce, così come dei veri e propri proiettori che realizzano un effetto che è più che sufficiente per le nostre fotografie. Se però vogliamo, diciamo, tra virgolette, semplificarci la vita, e soprattutto se vogliamo avere la possibilità di utilizzare delle luci e delle proiezioni anche al di fuori di una land dove noi abbiamo la possibilità di rezzare, allora la soluzione che suggerisco è sicuramente quella che vedete qui alla mia destra, ed è LumiPro. LumiPro ha un costo abbastanza alto.
costa più di 6.000 linden e non è aggiornato dal 2018. Non è aggiornato dal 2018 per la semplice ragione che non ci sono più aggiornamenti da fare. Il creatore è sempre esistente ed è disponibile a fornire supporto e chiarimenti, ma LumiPro è un prodotto completo che non ha bisogno di ulteriori aggiornamenti ad oggi. È un prodotto che permette di creare dei tipi di luce, come ho già parlato in un video precedente in cui ho spiegato dettagliatamente LumiPro e come usarlo, anche se effettivamente al di là del mio video ci potrebbero essere moltissime altre cose di cui parlare relativamente a LumiPro. LumiPro è uno strumento che ci permette di utilizzare le luci e le proiezioni non soltanto su noi stessi, ma anche su un'altra persona. Quindi possiamo utilizzarlo avendo noi come modelli, ma possiamo utilizzarlo anche avendo un'altra persona come modello, in quanto come vedete qui è possibile dare le luci ad un'altra persona. È possibile utilizzarlo anche per rezzare delle pose di coppia in una sim dove non è possibile rezzare. Così come è possibile naturalmente utilizzare tutte le pose che a noi piacciono, caricandole direttamente all'interno di LumiPro e utilizzare queste pose in qualunque land ci piaccia, anche in land dove non abbiamo il diritto di rezzare. Quindi dobbiamo un po' valutare queste cose. Se il nostro intento è scattare delle foto all'interno di una sim dove possiamo rezzare, un post stand è più che sufficiente, in quanto noi creeremo la nostra, diciamo, skybox, la allestiremo, la decoreremo in modo tale da creare una scena fotografica e le proiezioni le possiamo creare semplicemente con un cubetto che andremo a rezzare, un cubetto o una qualsiasi altra forma a seconda del tipo di proiezione che vogliamo realizzare o di luce che vogliamo realizzare e creeremo le nostre luci e le nostre proiezioni. Se però il nostro intento, il nostro obiettivo è quello di scattare delle fotografie in sim, in regioni dove non abbiamo il diritto di Rez e quindi vogliamo avere la libertà di poter girare Second Life, di poter visitare diverse locations e di poter creare delle bellissime foto, magari così improvvisate, in un posto dove ci piace l'idea di avere una fotografia e quindi di avere un ricordo, LumiPro è sicuramente la scelta migliore. È un costo che a chi piace la fotografia si ammortizza facilmente. Io l'ho acquistato e sono molto contenta di averlo fatto perché mi piace veramente molto, è parte, diciamo, della mia fotografia e lo uso tutti i giorni. Ok, detto questo, volevo anche mostrare un'altra cosa in questo primo video introduttivo in cui ho parlato degli strumenti, dove per me, ripeto, è più che necessario, comunque sufficiente, utilizzare un pose stand come quello di Tilly. Poi lascio tutti i riferimenti di questi tool naturalmente in descrizione, quindi sarà facile appunto recuperarli in un secondo momento. Quindi, come dicevo, un post stand è più che sufficiente. Tutto il resto è fantasia, è la tua creazione, è la tua diciamo creatività lasciata libera di agire. Faccio un esempio, nel mio caso io ho creato in questa skybox una scena nella quale appunto è possibile diciamo scattare delle fotografie. In questo momento sto utilizzando per questa location, questa è semplicemente una skybox, quindi sono in cielo in questo momento, ho creato un semplice base, su questa base ho messo una texture di neve in modo tale che fosse realistica l'ambientazione di neve e poi ho messo questo bellissimo backdrop di paleto e ho fatto nevicare diciamo, questi oggetti che vedete sono semplicemente degli oggetti che fanno nevicare, quindi creano una ambientazione di questo genere. Ho utilizzato per esempio queste piante che sono di HPMD, Garden Tree with Lights, per creare appunto questa scena. E come dicevo ho utilizzato questo specifico backdrop che in questo momento è in vendita da Paleto e si chiama Dubois,
non so pronunciarlo correttamente, credo che sia Dubois. Questa è la mia scena. In realtà poi sulla Sky ho messo anche altre cose, ho messo altre piante, ho messo altri oggetti che potevano essere utili per la fotografia, un'altra skybox, eccetera. Ma diciamo che la scena fotografica su cui mi voglio concentrare in questo momento è questa. Mettendo il pose stand, chiaramente io ho la possibilità di salirci sopra, consiglio di disattivare qualunque HUD si abbia perché altrimenti entra in conflitto con il pose stand e di scegliere la posizione che io desidero utilizzando naturalmente l'HUD. Quindi utilizzando l'HUD posso scegliere la posizione e posso naturalmente andare a sbizzarrirmi. Un altro strumento che penso sia importante, non è diciamo obbligatorio, ma è sicuramente molto utile averlo. Se stiamo utilizzando Filestorm Viewer, quindi non Black Dragon per la fotografia, è animare. Animare, che è uno strumento tranquillamente trovabile sul marketplace e che viene costantemente aggiornato, è un HUD che una volta indossato ci permette di andare a personalizzare nel dettaglio la posizione del nostro avatar. Saranno moltissime le circostanze in cui la posizione del nostro avatar non ci piace, oppure semplicemente, ad esempio, vorremmo spostare il viso e non lasciarlo che guarda in quella direzione, ma per esempio inclinarlo maggiormente. Oppure, e naturalmente poi possiamo tornare alla posizione normale, oppure possiamo ruotarlo all'indietro, girarlo un pochino di più, per esempio, in avanti, oppure ruotarlo che guarda di più in una direzione rispetto a un'altra. Quindi possiamo andare proprio a personalizzare la posizione del nostro avatar come riteniamo più opportuno. Quindi vedete già la posizione originaria di Tilly è già stata modificata grazie all'uso di animare. Quindi diciamo che per una fotografia comoda che ci permette di avere grande creatività, il mio consiglio è di avere Tilly come post stand, di avere animare, soprattutto se utilizziamo Filestorm, in quanto in Black Dragon è già presente all'interno del viewer uno strumento che ci permette di fare tutte queste cose, cioè di andare a personalizzare la posizione del nostro avatar e si chiama Pose in Black Dragon, e LumiPro che ci permette in qualunque location ci troviamo di scattare delle belle fotografie già in inward senza impazzire troppo con le impostazioni di luce che comunque in una sim dove non possiamo rezzare non potremmo comunque utilizzare. Ok, per questo primo video introduttivo è tutto, lascio naturalmente i riferimenti di tutti questi tool nella descrizione di questo video e ci vediamo al prossimo video in cui approfondiremo meglio alcuni aspetti della fotografia e delle differenze che ci sono in Filestorm e in Black Dragon. Ci vediamo al prossimo video, grazie per avermi seguito.